Siamo pronti per una nuova giornata su Book It Magic? Adesso una nuova fiaba che si svolgerà al ristorante degli Allegri Gemelli a Boscopiano. L'intero hotel era in fermento. Quella sera la famosa e sfuggente critica parigina Penny Champagne avrebbe cenato al ristorante degli Allegri Gemelli. Lo chef Peppy era ancora in viaggio, ma il suo staff era in azione. Tuttavia, quando Hans, uno dei gemelli, riagganciò la cornetta, suo fratello sapeva già che la catastrofe si stava abbattendo su di loro. Lo chef Peppy è bloccato sul Kilimangiaro. Arthur subito sbottò. E cosa ci fa lassù? Stava cercando lo Yeti. Ma lo sanno tutti che lo Yeti è sull'Himalaya, precisò il gemello mestamente. Hans si guardò intorno e disse: E ora cosa facciamo? Non possiamo certo dirlo a Penny Champagne. Oltretutto non sapremmo come contattarla, non conosciamo né il suo vero nome né il suo aspetto e in ogni caso ci farebbe una critica talmente brutta che al suo confronto lo Yeti sembrerebbe un attore di Hollywood. Il signor Fulmine entrò in quel momento e vedendo i gemelli così sconsolati si fece raccontare ogni cosa. Ma non c'è problema, Boscopiano è con voi. In men che non si dica, la voce si sparse per il paese e ogni cucina fu allestita per ognuno dei piatti del menù. Non avendo modo di conoscere i gusti della critica gastronomica, dovevano essere pronti a tutto. Lo staff dello chef Peppy aveva suddiviso gli ingredienti fra le varie cucine e dava una mano affettando, abbrustolendo, stufando e friggendo. Alla fine tutto fu pronto. La sala era un incanto. Le candele illuminavano i tavoli riflettendo la luce sui calici di cristallo. Il signor Argo suonava il pianoforte mentre sua moglie Mia cantava delle arie soavi. Le tovaglie bianche spiccavano nell'ambiente di legno e il fuoco ardeva nel grande camino centrale. Vari clienti di vecchia data si erano già accomodati, ma verso le 8 fece il suo ingresso una signora sconosciuta di una certa età. Si fermò qualche istante ad ispezionare la sala, quindi si avvicinò ad Arthur e gli chiese: Mi scusi, mi chiamo Ma certo signora, la interruppe Hans facendosi avanti. Sappiamo benissimo chi è. Prego, venga, le abbiamo riservato il tavolo migliore e la fece accomodare nel centro della sala. Penny Champagne sorrideva e Arthur ne approfittò per presentarle il menù. Ovviamente la cena sarà offerta da noi, che siamo i proprietari del ristorante, siamo i gemelli Hans e Arthur. Lei parve davvero piacevolmente colpita e ordinò un antipasto e qualche bruschetta fuori menù. Sarà una tattica per depistarci, si dissero i gemelli. Intanto il ragazzo più veloce di Boscopiano correva per il paese a recuperare il tortino di carote viola e spuma di tartufo che aveva cucinato Calimera. Penny Champagne si mangiò prima le bruschette e poi il tortino e ordinò un primo, un secondo, il sorbetto, un altro primo, un antipasto, 2 piatti di pesce ed ogni volta le corse sfrenate dei ragazzi le impedirono di sospettare che le pietanze non provenissero dalla cucina del ristorante. Come gran finale, la critica ordinò il dessert per cui lo chef Peppy era famoso in tutto il mondo. La torta a strati Foresta Incantata. Un'esplosione di cioccolato, lamponi, panna e menta. Purtroppo quella era una ricetta segretissima che lo chef serbava con grande cura. Perciò Zaira, a cui era toccato preparare quel piatto, non aveva potuto fare altro che inventare. Tuttavia non voleva che altri si prendessero la colpa una volta che Penny Champagne avesse visto che era una torta farlocca. Zaira inspirò profondamente e prima di entrare nel ristorante sorrise timidamente verso Hans e Arthur che tremavano in un angolo. Col vassoio di portata davanti a sé andò al tavolo della tremenda critica e inciampò nel tappeto. La torta scivolò dal vassoio,
parve spiccare un balzo ed atterrò sulla testa di Penny Champagne. L'orrore fermò ogni cosa. Erano rovinati. Perfino il signor Argo era rimasto con le dita sospese sopra la tastiera. E alla signora Mia si era strozzata la voce in gola. Tutti erano immobili. Da dietro le spalle della critica, la cui acconciatura ora consisteva in una crostata ai lamponi abbellita da panna alla menta, Zaira la vide sollevare una mano, immergerla nella guarnizione e dopo averla assaggiata esclamare: «Deliziosa!». Zaira avrebbe riconosciuto quella voce ovunque. «Peggy!». La donna si girò e le sorrise felice. «Eccoti qui, Zaira! Devo dire che abiti in un posto davvero accogliente. Pensa che senza nemmeno conoscermi i tuoi amici mi hanno offerto la cena». Zaira si voltò verso gli altri ed esclamò: «Ma questa è la mia vecchia amica Peggy Edson e viene da Londra». Nel silenzio stupefatto si sentì lo squillo del telefono. Sovrappensiero, Hans sollevò la cornetta, ascoltò e poi riagganciò. Tutti lo stavano guardando in attesa di sapere cosa fosse davvero successo, perché se quella era Peggy Edson, dove era finita Penny Champagne? Hans si schiarì la voce, dopodiché annunciò: «Era lo chef Peppy. Quando mi ha chiamato prima per dire che era bloccato sul Kilimangiaro, si era scordato di precisare che per una inspiegabile casualità è bloccato lì proprio con la critica gastronomica Penny Champagne». Gli sguardi sbalorditi che attraversavano la sala rimbalzavano soprattutto sulla testa intortata dell'amica di Zaira. E fu proprio lei a dire: «Cari amici della mia amica, questa crostata è la fine del mondo. Sarebbe un peccato sprecarla». E fu così che si ritrovarono tutti intorno al tavolo a decantare quel dolce inventato, che da quel giorno entrò di diritto nel menù del ristorante degli Allegri Gemelli. Spero che vi sia piaciuta e per le prossime storie, se volete essere sempre collegati e volete sostenere il canale Bookgate Magic, iscrivetevi, link, condividete, parlatene a chi volete, fate sentire queste storie alle persone che pensate possano apprezzarle, a persone che hanno voglia di un po' di evasione, e alla prossima. Ciao!